Ben ritrovati ragazzi, oggi torniamo a parlare di flash, lo facciamo proprio con un prodotto di Neewer Q3, flash che ricorda molto da vicino proprio la D200 che abbiamo imparato a conoscere nel mio canale, che quasi sicuramente tutti voi avete ovviamente già sentito nominare, molti di voi già lo possiedono, però oggi dopo aver provato proprio questo flash per la seconda volta ho deciso di portarti questo video perché è un prodotto decisamente interessante e lo ritengo decisamente importante per tutti coloro che si stanno avvicinando alla fotografia di ritratto con l'utilizzo di flash e non vogliono ovviamente spendere tanti soldi per crearsi magari un setup di luci decisamente importante. E oggi ti faccio vedere che acquistando il Q3 e il Z1 che ti ho già portato nel canale ti puoi creare un setup di tutto rispetto nel tuo ovviamente bagagliaio di attrezzatura, quindi seguimi con attenzione. Il Q3 ragazzi è un flash che io avevo già acquistato, voglio ricordarlo, 2 anni fa, me lo sono comprato proprio su Amazon Italia e tra l'altro io sono in Romania, quindi quando acquisto su Amazon Italia è decisamente più complicato, non solamente per i tempi di consegna, specialmente per quando devi fare dei resi, perché la procedura è decisamente più complicata e soprattutto più lunga, però qui ho dovuto farlo perché è stato un prodotto che non mi è piaciuto ragazzi, l'ho reso perché si surriscaldava, insomma ho detto non porto nessun video di questo prodotto perché non mi piace. Poi storia recente, la Neewer mi ha contattato, mi ha fatto la proposta di provare questo prodotto e io ovviamente ho detto subito no e loro mi hanno detto guarda che Andrea adesso abbiamo risolto i problemi, è uscita la seconda versione e allora ho accettato, me lo sono fatto mandare ragazzi, l'ho provato e l'ho provato bene, usciranno tra l'altro altri backstage, poi l'ho provato anche qui a casa, l'ho fatto scattare alla massima potenza per sessioni decisamente molto lunghe e adesso funziona decisamente bene. Cosa molto importante per non creare confusione, è simile alla D200 come ti dicevo, però qui abbiamo solamente la testa Fresnel, ok? La D200 ha la possibilità di cambiare la testa bulbo, la testa rotonda, ci sono anche altri accessori che puoi acquistare separatamente, quindi un flash decisamente più professionale, però anche un prezzo decisamente più elevato. Qui spendendo 215 euro ti porti a casa un flash con una potenza di 200 watt che praticamente tradotta in noccioline è la stessa potenza che avresti utilizzando 3 flash Cobra, 3 flash Speedlight normali, che non sono pochi come potenza, ok ragazzi? E cosa molto importante che voglio sempre ricordare, avendo sì una testa Fresnel che più o meno ha una parabola da 35 mm, ti consente di riempire tranquillamente anche un modificatore da 80 cm. Puoi anche utilizzare modificatori più grandi, però il consiglio che ti do io è di restare proprio sugli 80 cm quando andrai a utilizzare la D200 con questa testa, la D200, il Q3 con questa testa, ok ragazzi? Quindi detto questo, anche il Q3 come il Z1, questo flash Cobra che ti ho fatto la recensione, trovi il video qui sopra che potrei utilizzare assieme proprio prendendo in considerazione, anzi ne hai bisogno per utilizzare il Q3, un trigger, e quello che ti vado a consigliare io è proprio il modello della Neewer che è molto proprio simile all'X Pro. Questo è il Q Pro che è praticamente, non dico uguale al 100% proprio al modello della Godox, però le funzioni che andremo a utilizzare di più le trovi proprio anche in questo trigger. Poi c'è un modello più economico che è decisamente più voluminoso ed è anche brutto come estetica, quindi ti consiglio di fare questo sacrificio, spendi qualche euro in più e passare direttamente a questo trigger, ok? Molto semplice da utilizzare. Quindi
Vediamo alcune caratteristiche che sono decisamente simili proprio alla D200, perché 200 watt di potenza. Abbiamo una batteria al litio che ti consente un'autonomia elevata, 500 lampi se scatti alla massima potenza, ok? Non sono pochi, quindi sappi che se andrai a scattare a una potenza di un ottavo, un sedicesimo, praticamente questa batteria è infinita. Altra cosa molto importante, tempi di ricarica sono praticamente simili proprio alla D200, perché il tempo di ricarica se vai a scattare alla massima potenza è di 1 secondo e 8, solo la D200 Pro fa meglio, 1 secondo e mezzo. Quindi se vai a scattare poi a un quarto, a un ottavo, i tempi di ricarica sono quasi istantanei. Le funzionalità che trovi nel Q3 praticamente sono le classiche funzioni che al giorno d'oggi fanno parte dei flash che ci accompagnano, quelle che andiamo a utilizzare di più, come quella TTL, come quella manuale e quella meno usata molti, ok? Anche qui abbiamo una luce pilota che ti può permettere ovviamente di vedere come andrà a cadere la luce, non è ovviamente potentissima, però se la andrai a utilizzare in studio è più che sufficiente, ok ragazzi? Fase conclusiva di questo video rimane ancora un paio di minuti che voglio spiegarti un aspetto molto importante per quanto riguarda proprio la testa Fresnel quando andiamo a utilizzare modificatori. Ha senso utilizzare modificatori più grandi di 90 cm con questo flash molto potente? Punto di domanda, quindi rimani lì, non scappare, e colgo anche l'occasione per farti vedere il contenuto di questa confezione, questa valigetta in nylon, dove al suo interno ovviamente troveremo il Q3 con il suo bel caricabatterie, dal momento che abbiamo una batteria a litio. E cosa molto importante, abbiamo questo bracket che molti non prendono tantissimo in considerazione, però io quando devo utilizzare un flash, specialmente che solo da solo, secondo me deve essere ben saldo, specialmente quando andiamo a modificare l'inclinazione, ok? Innanzitutto in quelle situazioni quando ovviamente abbiamo la classica giornata ventosa, e capita molto spesso, quindi se hai l'assistente, se lo tiene in mano non si stanca perché ha un ottimo grip. E cosa molto importante, e qui voglio soffermarmi su questo aspetto, abbiamo questa vite a farfalla che ti consente, una volta che l'hai aperta, di modificare ovviamente l'inclinazione, perché lo andrai a fare molto spesso, e anche se sei una donna non serve che devi stringere tantissimo e lo fai decisamente molto bene, ma la cosa molto importante, quando hai stretto senza applicare tantissima forza non si muove, ok ragazzi? Mi è capitato molte volte proprio con la D300 o la D200 che praticamente mettendo un modificatore da 90 cm andava ovviamente a cadere giù, ok ragazzi? Queste sono piccolezze per alcuni di voi, però secondo me sono aspetti molto importanti. Quindi, detto questo, parliamo di prezzi e dopo parliamo di modificatori. Allora, il prezzo più basso, te lo dico subito, io ho guardato a destra e a sinistra, è sul sito ufficiale proprio della Neewer, 215 euro rispetto ai 239 euro che attualmente al momento in cui registro lo troveresti su Amazon, ok? Quindi valuta te, io ti lascio tutti i link in descrizione. L'unica cosa che posso dirti proprio per esperienza personale vivendo all'estero è che i tempi di consegna più o meno sono uguali, 3-4 giorni dal momento che spediscono da magazzini europei, ok? Se hai bisogno poi di assistenza devi fare dei resi, praticamente è la stessa cosa come quando andrai a comprare su Amazon, dal momento che stiamo parlando di un'azienda molto ma molto seria. Prendi in considerazione la combo, anzi devi farlo perché
hai bisogno di questo trigger, ok? Il trigger è praticamente obbligatorio per far funzionare il Q3, dal momento che lui non è che lo puoi inserire sulla slitta della tua macchina fotografica, hai bisogno proprio di questo trigger. C'è anche un modello più economico, come ti avevo detto in precedenza, però avrai bisogno in futuro di altri flash sicuramente, e con questo puoi aggiungere anche lo Z1, questo flash a Cobra che ti ho parlato recentemente proprio nel mio canale, che è simile proprio al Godox V1. Tra l'altro lo puoi utilizzare anche come master, quindi puoi far lampeggiare proprio il Q3 ed è utile in quelle situazioni dove magari puoi utilizzare due punti luce principale, luce di riempimento, oppure key light e rim light, ok? Un setup che praticamente è decisamente molto importante, che ti può consentire di portare a casa delle ottime foto con meno di 500 euro, perché stiamo parlando più o meno di questo prezzo, includendo ovviamente anche questo trigger, ok? Quindi adesso concludiamo il video, ti voglio parlare dei modificatori. Allora, se possiedi già modificatori con attacco Bowers Mount, quindi devi passare per questo bracket, l'S1 o l'S2 non ha importanza, che ti consente di utilizzare qualsiasi modificatore, anche decisamente molto grande e anche molto pesante, perché lui è fatto decisamente molto bene. Però il mio consiglio che ti do, come ti dicevo prima, è di non utilizzare modificatori troppo grandi con questa testa, ok? Lui è potente, ha 200 watt, non mi stancherò mai di dirlo, però non ce la fa a riempire un modificatore da 120 cm, ok ragazzi? Questo te lo dico in tutta sincerità, quindi non esagerare, al massimo un 90 cm, e credimi che con un 90 cm ci fai tantissime cose ed è anche più facile da gestire, ok ragazzi? Quindi se vuoi partire, innanzitutto prendi questo che ho utilizzato proprio nel mio video, è da 65 cm, è leggero, ok, perché pesa meno rispetto a quelli che utilizzo con Godox. Lui non ha un telaio ad ombrella, ha praticamente queste stecche che devi ovviamente tirare, le porti in tensione e praticamente è molto più leggero ed è robusto, ok ragazzi, a meno che non ti cada proprio di pancia, allora qualcuna potrebbe rompersi, però io lo sto utilizzando già da diversi anni, ho utilizzato anche quello della Triopo e praticamente mi è anche caduto parecchie volte ed è ancora tutto bello sano, ok ragazzi? Quindi è un modificatore che ti vado a consigliare, e tra l'altro non hai bisogno proprio di questo bracket, perché praticamente hai già il supporto per fissare il flash con questo morsetto, che praticamente è molto simile proprio al bracket che ti ho fatto vedere. Infili il flash dalla parte ovviamente della testa un po' e poi vai a stringere il morsetto, ok? Hai due diffusori, uno l'ho già messo internamente, uno esternamente, però ovviamente quello internamente lo puoi anche togliere, e hai anche una griglia. Questo costa 72 euro, quello da 90 se ricordo bene sui 90 euro. Comunque ti lascio tutti i link in descrizione. Sono due modificatori che sono decisamente molto validi, ok ragazzi? Quindi io penso di aver detto a grandi linee tutto, anzi mi sono dimenticato di dirti un altro aspetto molto importante, perché hai visto proprio nel video che ho utilizzato anche un'ombrella. Come hai visto puoi utilizzare l'ombrella proprio perché in questo bracket abbiamo anche il foro, ok ragazzi? Quindi ombrelle riflettenti, ombrelle traslucide, insomma vedi te, hai tutte le possibilità, e poi ci sono anche i classici accessori che puoi utilizzare su queste teste quando non vuoi utilizzare questi modificatori, quelli che conosci bene per la D200, ok ragazzi? Bene, io penso di aver detto tutto. Comunque se hai domande da farmi su questo prodotto ti aspetto qui sotto nei commenti, molto probabilmente ti porterò altri backstage proprio utilizzando questo flash, e quindi ti invito a lasciare un like, a supportare questo mio lavoro che sto facendo in questo canale, che è ovviamente per condividere la mia esperienza, e voglio ovviamente aiutare proprio a tutti coloro che si stanno avvicinando al mondo della fotografia utilizzando la luce flash, ok ragazzi? Grazie e alla prossima.